colto e non si ritrovasse tutti insieme le radici dell'unità di intenti, d'azione e di pensiero. Oggi forse più che mai è necessario come tracciare una sorta di riga ideale, di nuova trincea del Piave, vestendo ancora una volta il grigio-verde e certo non imbracciando il 91, né stringendo in qualche modo la Grisenti come fecero i nostri nonni in quelle trincee, ma certamente affermando con grande chiarezza, senza nessuna incertezza al riguardo: io sto di qua, io difendo i valori tradizionali e naturali, difendo la famiglia tradizionale contro le teorie gender, io sono per l'identità dei popoli contro il globalismo economico che tutto appiattisce e cancella, io sono per l'economia reale, per il lavoro contro la speculazione finanziaria, io sono per un'altra diversa idea d'Europa, quella che abbiamo ereditato dai nostri padri, quella dell'Europa nazione e non quella dell'Europa dei finanzieri e dei burocrati. Su questa trincea oggi ancor più ci dobbiamo schierare. E il fatto che voi siate qui con i temi che hanno contraddistinto il vostro primo congresso fondativo significa che su quella trincea voi tutti siete schierati. Certo, la fondazione che in sé riassume e raccoglie tutte quelle che sono state le anime e le sensibilità nelle quali il nostro antico mondo si è andato scomponendo, non può che confidare che ci si avvii verso un percorso che ridia unità prima d'azione e poi forse anche unità di contenitore nel quale muoversi e poter un domani rendere ancora più forte la nostra voce. Ma non c'è dubbio che in ogni contesto, questo e in altri, questi valori, questi principi, questi programmi vadano ribaditi con forza. Temi, dicevo appunto, sui quali voi oggi state. Torace, Alemanno. E che c'è di nuovo? Beh, io ho detto, i leader non devono essere nuovi, i leader devono essere bravi. Francesco e Gianni sono bravi e quindi noi siamo felici di averli come leader di questo nostro movimento. Dopodiché, vedete, facevo una riflessione che si sta realizzando un po' un conflitto generazionale. Oggi si sta scoprendo che le persone a 50 anni sono anziani. Stranamente, dopo i 50 anni si può fare il Presidente della Repubblica, però non si può essere leader di un partito, non si può essere parlamentare, perché è una strana Italia questa qui. E poi una cosa che io non tollero, non sopporto, è quello che la selezione della classe dirigente la debbano fare le procure, i magistrati. Non va bene così. Vedete, quello che hanno passato Gianni e Francesco nei lunghi anni della loro militanza, credo che sia un segnale che la dice lunga sul percorso di queste procure. Francesco Storace si è dimesso da Ministro della Salute solo per aver avuto un avviso di garanzia, ha avuto 10 anni di persecuzione giudiziaria, dalla quale fortunatamente ne è uscito assolutamente pulito. Gianni quasi, però gli è caduta soprattutto quella che era l'accusa peggiore, quella di vicinanza alle cosche mafiose. Dopo 2 anni e mezzo è finita anche per lui la persecuzione giudiziaria. E allora, vedete, una riflessione su queste procure che devono selezionare la classe dirigente va fatta. E allora vi dicevo, è andato bene, a me sembra che stia andando bene. Ieri c'è stata la presenza di una serie di amici dei vari partiti politici, c'erano tutti, anzi no, quasi. Mancava qualcuno che io spero prima o poi decida di finirla con le intolleranze, con i veti e si capisca che il modo per tentare di vincere a destra è ritrovare un percorso comune e un'unità. E in effetti, se riflettiamo un attimo, è stato uno degli appelli che ha fatto ieri l'onorevole Brunetta. E a me, devo dire sinceramente, seppure non ho grandi simpatie per il mondo che lui rappresenta, devo dire che il suo intervento mi è piaciuto. Mi è piaciuto, ha detto non ci devono essere OPA e non ci devono essere veti. Peccato che non so se in Forza Italia tutti la pensano come l'onorevole Brunetta. E però questo lo vedremo nel seguito.
Allora, io sinceramente penso che questo nostro movimento possa avere e dare una speranza, perché c'è un mondo al quale possiamo rivolgerci, è quel mondo che negli anni ci ha abbandonato, ma è soprattutto, se volete, quel 45% di elettori che non vanno a votare. Noi dobbiamo rivolgerci a questi per provare a dare una concreta speranza, un segnale di cambiamento, per fargli capire che qualcosa può cambiare in questo nostro Paese. Se questo riusciremo a fare, certamente avremo dei risultati che andranno al di là e al di sopra della nostra immaginazione. Certo, dobbiamo toccare dei temi che interessano la gente, che interessano il Paese. Vedete, uno di questi temi è la sicurezza. La gente vuole essere sicura, deve essere sicura, non si può pensare che si fa aggressione delle proprietà private e il cittadino non si possa difendere. Il cittadino deve avere e percepire la sicurezza e deve potersi difendere. La sicurezza, io penso che sia pure quella ambientale. Nel nostro Paese ci sono una serie di situazioni di degrado ambientale che vanno assolutamente combattute e superate. Così come va combattuto e superato, va trovato il modo di mettere in sicurezza questo nostro territorio. Non è possibile che qualunque evento sismico crei non solo danni alle cose, ma danni alle persone. Un altro problema che credo vada affrontato è le problematiche del lavoro. Non si può morire a 30 anni perché non si trova lavoro. È veramente immorale, non è di un paese civile. Eppure a livello giovanile quasi il 40% degli italiani non lavora, se ne può più. E c'è il problema della scuola, se volete. Anche sulla scuola dobbiamo dirla qualcosa. La buona scuola di Renzi ha portato come fiore all'occhiello la deportazione degli insegnanti. La scuola nuova della nuova ministra che ha portato l'abolizione del merito. La meritocrazia è finita. Si possono sostenere gli esami di Stato con la media del 6. Ecco, su queste cose noi dobbiamo intervenire e dire che non se ne può più. Finisco, mi avvio alla conclusione. Il problema del Mezzogiorno. Qualcuno ha detto che il problema del Mezzogiorno, che io credo dovremmo riproporre con forza come problema nazionale, è stato detto è un problema strutturale, è anche un problema strutturale, ma io credo che il problema del Mezzogiorno sia la mancanza di lavoro, sia la presenza inquietante della criminalità organizzata. Ci vuole più Stato e ci vuole una fiscalità di vantaggio nel Mezzogiorno. Io credo che su queste cose ci dobbiamo misurare. Ho finito, fatemi fare solo un passaggio sull'Europa. Vedete, è stato detto, lo ha detto pure Franco Mugnai, io sono per l'Europa, per essere chiari, ma sono per un'altra Europa, Franco. Siamo per l'Europa dei popoli, non siamo per l'Europa delle banche, non siamo per l'Europa dell'alta finanza, non siamo per l'Europa dei poteri forti, non siamo per un'Europa che ha un'unica cosa che i popoli hanno in comune, è la Banca Centrale Europea. Noi dobbiamo avere... E non si può... ci sono una decina di interventi. Sì, ho finito, va bene. Ok, quindi è questa l'altra Europa, è una scommessa che noi speriamo di vincere, credo che vinceremo. Ciampi, scusate, prego. Sì, ci siamo distratti. Siamo normali, che è una virtù in un periodo di poca normalità. Buongiorno a tutti. Da dove comincia questa avventura del Movimento Nazionale? Io lo voglio rivendicare con un certo orgoglio. Penso di poter parlare a nome di quei quarantenni, miei coetanei, che cominciarono questo percorso di Azione Nazionale poco più di un anno fa. La nostra generazione, ne parlava prima Franco Bevilacqua e colgo subito lo spunto, ha un incubo. La nostra generazione di destra ha un incubo.
L'incubo è quello di ritrovarsi tra le rovine del proprio mondo, tra le macerie di una destra nella quale si sentono solo divisioni, discordie, ripicche. Noi ci siamo trovati in questa situazione e poco più di un anno fa ci siamo messi insieme e voglio anch'io ringraziare chi dei dirigenti apicali di quella che allora era Alleanza Nazionale ha dato credito a questo nostro progetto, a questa nostra volontà. Gianni, Roberto, Peppe, poi Francesco, col quale appunto abbiamo interagito sin da subito. Ma non vi nascondo che non saremo sufficientemente e definitivamente appagati fino a quando l'Italia non avrà di nuovo un unico partito della destra politica italiana. Questa per noi è una ferita che deve trovare la sua soluzione. La troverà, ne sono certo, ci vorrà il tempo che serve, ma questa ferita va sanata. La nostra generazione merita un unico partito della destra, come la ebbero le generazioni che ci hanno preceduto. E in questo ha ragione Franco Bevilacqua quando parla di dialettica generazionale. Non ci sono giovani e anziani, non ci sono giovani esperti. La gioventù sta nel superare i rancori, nel perdonare, nell'andare avanti, non nel guardare indietro. È giovane chi sa guardare avanti, chi sa lasciarsi alle spalle i rancori e ricucire le trame di una storia antica che può dire ancora molto all'Italia e all'Europa di oggi. E l'eclissi della destra italiana, guarda caso, ha coinciso con l'eclissi dell'italianità. Sembra paradossale, ma non lo è, quando la destra ha cominciato a dividersi e ogni regno che si divide in se stesso cade in rovina prima o poi. Quando la destra ha cominciato a dividersi, l'italianità ha cominciato a soffrire. L'eclissi dell'italianità è davanti ai nostri occhi, la distruzione di piccole e medie imprese, praticamente quotidiana, l'allontanamento forzato di tanti giovani che magari laureati vanno a fare i camerieri all'estero pur di campare. Questa italianità che soffre è l'italianità a cui dobbiamo dare il nostro massimo ascolto. Quello che non è riuscita a fare la crisi lo hanno fatto politiche devastanti che riservano al popolo solo qualche mancia elettorale come quelle di Renzi, che trova, badate bene, 20 miliardi per salvare delle banche e per salvare dei debitori di cui non possiamo neppure conoscere i nomi, ma provate a chiederli per fare un fisco a misura delle famiglie italiane. Se si trovano 20 miliardi o anche molto di meno, non li troverete mai, perché non sono poste di bilancio destinate alle famiglie italiane. La crisi del ceto medio è direttamente collegata alla crisi del centrodestra, se ne parlava ieri in mattinata. Perché? Il centrodestra italiano, nato più di 20 anni fa, era in buona sostanza l'autocoscienza del ceto medio italiano. Un ceto medio che 20 anni fa era forte, era solido, economicamente e socialmente consistente, aveva dato al centrodestra italiano, al ventennio berlusconiano, il compito di rappresentarlo nella scena politica. Bene, il centrodestra oggi, se vorrà riconfigurarsi, lo dovrà fare partendo da un ceto medio distrutto dalla crisi, da un ceto medio annientato, da un ceto medio che ha perso il sorriso, da questa italianità trafitta, quotidianamente annientata. E questa è la sfida che ci attende. È chiaro che non potrà essere un centrodestra unito. Il contesto è cambiato radicalmente. È da questo cambiamento che bisogna ripartire. Spiace dirlo, io sono sempre stato un europeista convinto. Ma questa Europa è stata negli ultimi anni un acceleratore di questa crisi, quando invece doveva essere
un elemento di tenuta rispetto alle spinte distruttive di un certo globalismo finanziario. Doveva proteggere i ceti medi europei da questa aggressione del globalismo finanziario che ridistribuisce la ricchezza mondiale, penalizzando i popoli europei. Noi ci aspettavamo questa Europa, che potesse garantirci, che potesse proteggerci, che potesse difenderci da questo globalismo, e tante volte abbiamo trovato invece un'Europa matrigna, che queste spinte distruttive le ha aumentate anziché ridurle. Abbiamo sperato contro ogni speranza che l'Europa potesse cambiare. E nonostante questo, lo trovate nelle nostre tesi congressuali, noi proponiamo ancora un europeismo fatto di progetti confederali tra stati sovrani che sono progetti per dossier politici, come per esempio la politica energetica, la politica di difesa, le politiche migratorie. Su questo abbiamo ancora speranza che l'Europa possa trovarsi insieme e possa progettare a beneficio delle nazioni europee delle politiche comuni. Non possiamo, non vogliamo essere disfattisti rispetto all'Europa, ma nessuna destra, in nessun mondo, in nessun paese dell'Europa può decidere a favore di un europeismo astratto che non tenga conto dei problemi dei popoli e delle persone. Se lo abbiamo fatto, se lo abbiamo dato credito a quell'europeismo, non lo faremo mai più. Non lo faremo più, non daremo mai più credito ad un europeismo che non sa proteggere i popoli e le nazioni. Sovranità popolare è l'altro nostro termine di riferimento. Vorrei spiegarlo solo con un esempio e con questo concludo. Noi abbiamo fatto una grande battaglia referendaria che abbiamo vinto insieme a tanti italiani il 4 dicembre. Bene, questa battaglia referendaria Renzi l'ha persa fondamentalmente su un punto, quando gli italiani hanno capito che non potevano più eleggere il Senato della Repubblica, quando hanno capito che, insomma, si premeva per una democrazia diretta e Renzi voleva addirittura diminuire la democrazia rappresentativa. Questo è stato il grande errore della sinistra, non capire quali erano le spinte, le tensioni, le tendenze del mondo contemporaneo. Ma il referendum è stata anche una grande battaglia per la sovranità nazionale. Giornaloni stranieri che ci spiegavano che dovevamo cambiare la nostra Costituzione, come doverla cambiare. Io penso che a un popolo come quello italiano, erede del diritto romano, erede della sapienza giuridica che tutti ci riconoscono, non si possa insegnare come cambiare la nostra Carta fondamentale. Questo è troppo. E il popolo italiano giustamente si è ribellato. Il 4 dicembre ha detto come la pensava, a difesa della sua sovranità popolare e della sovranità della nazione italiana. Concludo con una richiesta e un auspicio. Parte un nuovo movimento, il Movimento Nazionale per la sovranità. Andiamo oltre il reducismo, andiamo oltre la nostalgia per le cose già fatte, guardiamo avanti, evitiamo il correntismo, pernicioso male che ha portato alla fine del nostro mondo, alla fine di Alleanza Nazionale. Facciamo davvero qualcosa insieme e facciamolo in nome di un sovranismo ragionato e di governo, che è quello che abbiamo in queste 2 giornate con le nostre tesi congressuali provato ad abbozzare, a tratteggiare, e per il resto fidiamoci degli italiani. Stiamo accanto a loro. Facciamoci insegnare da loro quello che dobbiamo dire, come dobbiamo difenderli, e credo che questa volta non sbaglieremo strada. Grazie. Nel corso di questa nostra assemblea quasi tutti gli interventi sono stati interessanti. Mi hanno colpito gli interventi di coloro che hanno messo in evidenza che per noi in questa fase politica è importante il cosa più che il chi. E questo mi sembra un momento fondamentale che fa la differenza tra noi e gli altri.
porsi il problema del cosa rappresentiamo, di qual è il progetto politico, con la consapevolezza che dobbiamo costruire un partito